Quindi la foto ci chiede, cioè dobbiamo lavorare su questa foto dove ci viene chiesto di tracciare il grafico mostrando i grafici intermedi, cioè si parte sempre da quelle che sono le funzioni elementari. Ci vengono assegnate varie funzioni, poi ci viene chiesto un ulteriore sforzo, cioè di tracciare il grafico della funzione y uguale meno f di x meno 1 a partire dal grafico della funzione originale. Cioè questo che vuol dire? Iniziamo a chiarire questa cosa qua. Cioè nel momento in cui ho y uguale f di x, quello che si crea è sicuramente una certa funzione. Ad esempio facciamo questa funzione qua. E quindi supponiamo che questa sia la nostra f di x. Ora, che vuol dire andare a disegnare invece y uguale a meno f di x? Ecco, questo vuol dire disegnare la stessa identica funzione, però ribaltata rispetto all'asse delle x. Quindi questa funzione è proprio identica, punto per punto, alla funzione originale. È semplicemente ribaltata rispetto all'asse delle x. Quindi, qualora il grafico della mia funzione sia questo, fare col segno meno davanti significa semplicemente specchiarla rispetto all'asse delle x. Però questo non basta. Non basta perché, se guardiamo, a noi ci viene chiesta l'espressione y uguale a meno f di x meno 1. Che cosa vuol dire x meno 1? X meno 1 vuol dire che se io immagino con x il tempo, dire meno 1 vuol dire che questo tempo viene rallentato di un secondo. E che vuol dire essere rallentato di un secondo? Vuol dire che tutto quello che sarebbe dovuto succedere a un dato istante succederà un secondo dopo. Quindi il problema è proprio questo, cioè che questa funzione che io ho disegnato qua dovrò praticamente copiarla pari pari e incollarla un secondo più avanti, quindi tipo così. Ora andremo a vedere step by step, prima su GeoGebra e poi carta e penna, come si applica questo concetto su ogni funzione elencata qui nella foto. Quindi la prima funzione che è elencata è y uguale a abs, che vuol dire valore assoluto, absolute value in inglese, x mezzi più 1. Ok, e ci viene proiettata questa funzione qua. Ora però che cosa succede? Come che sarei potuto arrivare a questa funzione? Si parte sempre dalle cosiddette funzioni elementari, cioè la prima funzione da disegnare è proprio la retta x mezzi più 1. Quindi se io disegno x mezzi più 1, naturalmente otterrei questa retta. Ora, che cosa fa allora il valore assoluto? Il valore assoluto va a ribaltare i rami negativi del mio grafico. Quindi, come possiamo vedere, la retta in blu è esattamente la funzione elementare originale, mentre la funzione valore assoluto, che è quella in verde, consiste nel prendere il ramo negativo di tutta la retta blu e ribaltarlo. È ovvio che poi il ramo positivo coincide, perché valore assoluto che vuol dire? Vuol dire semplicemente lascia positivo ciò che è positivo, rendi positivo ciò che è negativo. Ora, questa però non è la funzione a cui noi vogliamo arrivare. La funzione a cui noi vogliamo arrivare consiste, come ho detto prima, sulla lavagnetta, nel prendere la funzione originale, ribaltarla verso sotto e ritardarla di un secondo. Vediamo se succede questo. Quindi quindi io cosa devo disegnare? Lo chiedo a GeoGebra, devo scrivere meno f della x originale ma ritardata di un secondo. Ed è esattamente quello che è successo. Perché? Provo a togliere un attimo il meno 1. Se tolgo il meno 1, come possiamo vedere, viene disegnata proprio la funzione che dicevo prima, cioè semplicemente la funzione originale ma specchiata. Se io devo ritardarla di un secondo, vuol dire che tutto quello che c'è qui viene disegnato esattamente un secondo dopo. Infatti, se io faccio meno 1,
è esattamente quello, cioè come si può vedere viene ritardata di un secondo nel disegno. Quindi vediamo come mai GeoGebra ci ha dato quella formula, cioè sulla base di y uguale ad f di x, che corrisponde nel nostro caso a valore assoluto di x mezzi più 1. Come faccio a calcolare la funzione y uguale a meno f di x meno 1? Beh, devo seguire semplicemente la formula di f di x. Quindi immaginiamo adesso che al posto della x ci sia un puntino. Quindi noi dobbiamo mettere semplicemente meno, proprio perché qui ci viene chiesto un segno meno, e ricopiare la funzione dove al posto del pallino dobbiamo mettere questo qui. Quindi abbiamo proprio x meno 1 fratto 2 meno 1. Però diciamo, se ci chiedono la definizione della funzione, ok. Se ci chiedono solo di tracciare il grafico, non serve preoccuparsi di scrivere questa formula complicata, semplicemente basta andare a ragionare mediante le varie iterazioni del grafico per poi ricondursi appunto a questa cosa qua. Quindi fatto ciò, passiamo magari all'esercizio successivo. Quindi l'esercizio successivo ci dice y uguale a meno x meno 3 al quadrato. Quindi ovviamente si va a creare una parabola ribaltata verso il basso. Questo perché? Lo spieghiamo subito. Qual è la funzione originale? La funzione originale è x al quadrato. Allora, come ho detto prima, se io dentro la variabile metto un meno 3, vuol dire che sto ritardando di 3 secondi nel tempo il disegno della mia parabola. Ora, se ci metto davanti a questa parabola x quadro il segno meno, ovviamente cosa succederà? Che andrà a ribaltarsi verso il basso, e infatti è successo proprio questo. Quindi praticamente mettere il segno meno, come ho già spiegato più volte, vuol dire ribaltare. Se io poi metto i 3 secondi di ritardo, il disegno si sposta in avanti di 3 secondi e quindi la parabola che prima era centrata qui nell'origine dopo sarà centrata ovviamente al secondo 3, e questo è il motivo per il quale noi otteniamo questo grafico arancione. Adesso noi dobbiamo abbandonare il grafico arancione per andare a disegnare la funzione più complicata y uguale a meno f di x meno 1. Che cosa succederà quando premo invio? Che la funzione viene ribaltata verso sopra e viene di nuovo ritardata di un secondo. Scopriamolo, vediamo se lo fa. Ecco, è successo esattamente quello che ho descritto. La funzione è stata ribaltata verso l'alto, ma allo stesso tempo ritardata di un secondo. Ed ecco come mai abbiamo questo grafico. Quindi la funzione successiva ci dice che dobbiamo avere 2 che moltiplica x fratto 3 tutto al cubo. E quindi la funzione è esattamente questa. Ma perché? Si parte sempre dalla funzione originale, che è x al cubo. X al cubo. Ecco qua. E ora dobbiamo vedere che cosa è successo esattamente alla mia funzione. La funzione originale è x al cubo. Poi, siccome dentro la parentesi io ho un diviso 3, dire diviso 3 però non basta, perché essendo che c'è il cubo vuol dire che sto dividendo, qualora io volessi estrarre il diviso 3, vuol dire che sto dividendo per 27, no? Quindi per x al cubo. Se io porto fuori il 27, tengo conto del fatto che sto anche moltiplicando per 2, quindi ottengo un 2 fratto 27. Ora questo 2 fratto 27 è il coefficiente che andrà a dilatare la mia funzione, perché ogni volta che moltiplico per un numero più piccolo di 1, che cosa succede? Sto andando in qualche modo ad abbassare i valori della x, e quindi anche in questo caso si ha un ritardo nella crescita. Infatti se adesso io faccio per x al cubo, vediamo che la funzione si va a sovrapporre esattamente su quella verde, perché è la stessa identica cosa. Quindi funzione rossa e funzione verde sono la stessa identica cosa. Quindi cosa è successo? Si ottiene quel fattore di 2 su 27, che è un fattore che mi va a abbassare il valore della x. Facciamo un esempio. Supponiamo appunto che il valore di riferimento sia 1. X al cubo quanto fa? X al cubo in quel caso fa 1, perché 1 al cubo fa 1.
Però attenzione, cosa sta succedendo qua? Questo valore sarà x al cubo per 2/27. Infatti se io prendo la retta y uguale a 2 su 27, notiamo che c'è proprio un'intersezione nel punto uguale ad 1, e questo ci sta dicendo appunto che il valore 1 è stato nerfato, si può dire, è stato abbassato, è stato indebolito per un coefficiente di 2/27, e questo succederà sempre. Cioè, se ad esempio io vado a considerarmi adesso, che ne so, facciamo 2, vado a considerarmi adesso come secondo esempio il cubo di 2. Il cubo di 2 sappiamo che fa 8, però come vediamo la funzione verde raggiunge il valore 8 molto dopo, e questo perché? Perché viene abbassata sempre di un coefficiente di 2/27. Infatti se io prendo la funzione verde al valore 2, vediamo che non vale 8, ma vale molto di meno, quindi vale 8 per 2 su 27. Ecco, esattamente quello che dicevo. Quindi questo che cosa comporta, diciamo, a mano? Cioè com'è che devo andare a fare il mio disegno poi? Tenendo conto di questo fattore di dilatazione. La funzione si sta allargando, e diciamo che non è come posso dire, non è che c'è una costante, perché come si può vedere questa distanza cresce sempre, no? Quindi bisogna tener conto di volta in volta. Quindi che cosa succede? Magari quando faccio il grafico a mano mi calcolo 2-3 valori e poi diciamo faccio un grafico approssimato, cioè di questo tipo. Quindi magari so che la mia funzione originale sarà questa, poi a mano sulla calcolatrice mi calcolo alcuni valori e scopro appunto che mi esce questa funzione più dilatata. Ma in generale uno deve già sapere che nel momento in cui io sto applicando un coefficiente più piccolo di 1 sto dilatando, e quindi la funzione si espande in questo modo perché crescerà più lentamente. Quella blu infatti cresce più velocemente. Tornando a GeoGebra, che cosa dobbiamo fare in aggiunta? Dobbiamo calcolare adesso la funzione, quella che si ribalta e si sposta di 1. Quindi se la mia funzione verde è questa, che vuol dire adesso ribaltare e spostare di 1? Vorrà dire esattamente questo, quindi meno f di x meno 1. Come possiamo vedere ho ribaltato la funzione, quella in grigio è stata ribaltata verso l'alto e poi è stata spostata in avanti di 1. Infatti noi possiamo vedere che adesso quando è che andrà ad annullarsi la funzione in grigio? Esattamente sul fattore 1. Lo 0 che prima nella funzione verde era in 0 si è spostato in 1 proprio perché c'è questo ritardo di un secondo nel disegno, e poi come si può vedere è stata ribaltata perfettamente rispetto all'asse delle x. Si specchia ma un secondo dopo. Ok, prossimo esercizio abbiamo una y uguale sqrt, che sta per square root, radice quadrata, di meno 2x, e poi al di fuori abbiamo meno 1. Ora, questo è sicuramente un esercizio più delicato. Perché? Vediamo un attimo. Innanzitutto io devo tenere presente che la funzione radice quadrata in genere è una funzione che è sempre definita sui numeri reali positivi. Quindi se io faccio sqrt di x, in genere mi viene disegnata la funzione che sta sui numeri reali positivi. Però che cosa succede? È chiaro che nel momento in cui io metto un coefficiente, andiamo in ordine, mettiamo prima il coefficiente 2, quindi sqrt 2, questo l'abbiamo spiegato già nella lezione precedente. È ovvio che se io aumento l'argomento della mia radice, la funzione cresce, perché la funzione radice quadrata è una funzione crescente, quindi la funzione in blu viene dilatata verso l'alto. Ma adesso che cosa succede? Se io metto un segno meno dentro, vuol dire che tutti i valori che stavamo considerando prima, ossia 1, 2, 3, 4, in realtà tutti e così via, diventeranno tutti
ribaltati. Quindi se io adesso ho questa funzione ribaltati, poi rispetto a cosa? Rispetto all'asse delle y, si crea questa simmetria rispetto all'asse y. Quindi mettere un segno meno dentro la variabile vuol dire ribaltarla rispetto all'asse delle y. E infatti che cosa succederà? Se io adesso prendo questa funzione in rosso e dico sqrt di 2x, ma attenzione, metto un segno meno davanti, esattamente l'effetto è quello di ribaltare rispetto all'asse del y. Quindi tolgo per un attimo questa funzione verde e questa funzione in blu. Come possiamo vedere, no? Esce questa specie di gabbiano, diciamo, e segue esattamente la teoria, cioè mettendo il segno meno si ribalta. Poi rimane lo step finale. Lo step finale vuol dire che io metto -1, ma se metto -1 fuori da tutto vuol dire che io sto soltanto variando l'altezza, quindi la funzione andrà ad abbassarsi perché proprio sul valore delle y ho un -1, quindi vuol dire portami verso il basso di 1 la funzione, e infatti la funzione arancione verrà trascinata pari pari di 1 verso il basso. E questo conclude quest'altro grafico. Vado al penultimo esercizio. Si parte sempre dalla funzione radice. Questa volta la radice è cubica. Allora, onestamente non conosco il comando per disegnarlo, ma c'è un trucco. Basta usare l'esponente con la frazione. Cioè, che cosa voglio dire? Questa è la funzione y uguale a x normale. E poi che cosa faccio? Scrivo elevato alla 1 fratto 3. In questo modo si produce automaticamente la radice cubica. Il grafico elementare della radice cubica è questo. Le radici dispari sono definite su tutto l'asse reale, quindi non hanno problemi di definizione. Vediamo che un pochettino si assomiglia a quello che era il grafico della radice quadrata, ma viene così ribaltata. Ricordiamoci che questa può essere considerata, diciamo, anzi è la funzione inversa di x al cubo, e infatti possiamo notare la simmetria della funzione x al cubo rispetto alla funzione x elevato alla 1 fratto 3. La disegno anche per questo motivo, proprio per evidenziare, sottolineare il fatto che se scrivo 1 fratto 3 all'esponente sto sì facendo la radice cubica, ma capisco meglio questa simmetria, questo legame che c'è con la funzione x al cubo. Infatti possiamo vedere che semplicemente è lo stesso disegno, diciamo, ma posto in maniera diversa nel piano cartesiano. Ok, togliamo per il momento la funzione x al cubo che non ci serve. E come dobbiamo modellare quella funzione grigia? Allora, sicuramente io devo inserire il valore -2 dentro la funzione. Ok, ma se io faccio x -2 dentro la funzione e poi elevo alla 1/3, abbiamo detto che mettere -2 dentro la variabile vuol dire rallentare, ritardare. E infatti lo stesso identico disegno verrà poi ridisegnato più avanti di 2 secondi e otteniamo questo grafico qui, che è identico ma 2 secondi dopo. Questo qui è x elevato alla 1/3. Sì, perché quello mi fa simulare la radice cubica. Ok, quindi adesso non finisce qui, perché che cosa succede? Che per arrivare alla funzione richiesta nella traccia io devo andare a moltiplicare anche per 4. Moltiplicare per 4 vorrà dire stringere, perché appunto i valori cresceranno 4 volte più velocemente e quindi noteremo che la funzione cresce prima. Scopriamolo. Quindi 4 per, e a questo punto potrei scrivere direttamente per sbrigarmi h di x. Esatto. Supponiamo che voglio farlo a mano, appunto, non cambia niente, diciamo, io uso GeoGebra per una questione di precisione, però semplicemente ok, rispondo alla domanda: come faccio a sapere quali punti andrà a toccare? È semplice, devo prendere i valori della funzione precedente e moltiplicarli per 4. Infatti vediamo che se quello è uno 0, sempre 0 resta, cioè non cambia niente. Passiamo sulla lavagnetta. Allora, quindi noi vogliamo disegnare y uguale alla radice cubica di x meno 2 e metterci anche un 4 davanti. Allora, eravamo arrivati, no? Che siamo partiti da questa funzione qua, che è la radice cubica di x, poi
la devo spostare in avanti di 2 e quindi è come se io mi ridisegnassi l'asse cartesiano e rifacessi lo stesso discorso, non cambia niente. Poi che cosa succede? Devo andare a prendere questa funzione e i suoi valori li devo moltiplicare per 4. Quindi che cosa succede? Che ovviamente, aspetta, scrivo qui prima radice cubica di x meno 2, quindi dicevo, che cosa succede? Che io i valori di questa funzione li devo moltiplicare per 4, quindi se questo valore stava qui, allora lo prendo e lo moltiplico per 4, e lo stesso devo fare con ogni singolo valore, lo prendo e lo moltiplico per 4. Ovviamente non posso stare a disegnare tutti i valori, quindi ne disegnerò qualcuno e poi seguirò, andrò ad unire i vari punti. Però se voglio calcolare precisamente dove passa questa funzione qui, che poi su GeoGebra corrisponde a quella che abbiamo fatto in arancione, c'è il modo per farlo. Semplicemente io dico, prendo y uguale a 4 radice cubica di x meno 2. Come faccio a calcolarmi le intersezioni con questa funzione? Mi comporto normalmente come se stessi studiando una qualsiasi funzione. Allora che cosa faccio? Voglio le intersezioni con l'asse y. Devo imporre x uguale a 0. Se ho x uguale a 0 vuol dire che io qui avrò 4 per la radice cubica di meno 2. Quindi vado su calcolatrice e mi calcolo questo valore qua e mi darà insomma un valore che sarà qui. Quindi mano a mano metto vari puntini e unisco tutti i puntini. Però questo sempre se voglio un grado di precisione in più, se voglio capire e voglio essere quanto più preciso possibile, altrimenti la cosa consigliabile è quello di procedere sempre a livello qualitativo, cioè so che moltiplicare per 4 la funzione vuol dire allargarla perché i valori crescono più rapidamente, e infatti ritornando su GeoGebra questo è quello che succede. Quindi ricapitolo: la funzione originale, quella grigia, è la funzione radice cubica. Poi mettendo il meno 2 vuol dire spostala avanti di 2, che in realtà vuol dire ritarda il suo disegno di 2 secondi, ed è quello che abbiamo fatto. Moltiplicare per 4 vuol dire dilatala, perché i valori crescono 4 volte più velocemente. E se tu noti, ogni valore che sta qui su quello blu viene quadruplicato, viene praticamente moltiplicato per 4, e ovviamente più la funzione cresce più questi valori cresceranno di conseguenza, perché ogni valore blu è il valore arancione che è stato moltiplicato per 4. Adesso non finisce qui, perché noi vogliamo sempre la funzione ribaltata e rallentata di un secondo. Quindi noi dobbiamo fare, in questo caso su GeoGebra ormai la funzione si chiama p, quindi scriverò meno p di x meno 1. Ecco qua. Quindi che vuol dire? Vuol dire che la funzione, adesso tolgo un po' di roba se no non si capisce niente, ecco qua. Come possiamo vedere, che cosa è successo? La funzione arancione si è ribaltata rispetto all'asse delle x. Quindi, come si può vedere, tutto quello che doveva stare sopra adesso sta sotto, no? Questo ramo arancione sta sotto, questo ramo arancione stava sotto e invece passa sopra. Però non basta, perché viene anche rallentato di un secondo. Infatti se io considero solo la funzione meno p di x, ecco, tolgo un attimo questa, se considero la funzione meno p di x, come possiamo vedere, è solo il ribaltamento. Se io dentro la p di x invece ci aggiungo meno 1, notiamo che viene anche questa rallentata di un secondo. Come si può vedere, se prima appunto si annullava in 2, adesso si annulla in 3. E quindi questa qui, quella in viola, è esattamente quella arancione ribaltata e rallentata. Ci rimane la funzione meno 1 su x più 2. Partiamo dalla funzione originale, che è 1 su x. Questa è un classico. Ora, questa qui, di nuovo, che cosa succede? Vediamo che c'è un più 2. Allora, se io sto aggiungendo 2 secondi, vuol dire che sono più veloce. Vuol dire quindi che tutto quello che io dovevo disegnare verrà anticipato di 2 secondi. Quindi vediamo infatti che quella blu, no, viene anticipata di 2 secondi rispetto a quella verde. Ora quella verde non ci serve più. Che vuol dire adesso fare segno meno? Semplicemente adesso vedremo che i rami si scambiano, perché segno meno vuol dire ribaltami la funzione rispetto all'asse x, quindi meno 1 fratto x più 2 è
esattamente quello che doveva accadere. Il ramo blu si è ribaltato in quello rosso e quello blu di nuovo si è ribaltato in quello rosso, e quindi così facendo siamo giunti alla funzione assegnata. Ora, di questa funzione assegnata noi vogliamo prendere la funzione che viene ribaltata e rallentata. Quindi di nuovo che cosa succede? Che stiamo tornando indietro. Se io ribalto e rallento, di nuovo che cosa succederà? Che questa funzione si ribalta e viene spostata a destra. Infatti vediamo, se io considero meno h, perché in questo caso si chiama h l'ultima funzione, di x meno 1. Ecco qua, è stata ribaltata e rallentata, e infatti otteniamo quasi la stessa funzione di prima, cioè abbiamo ottenuto quasi la funzione originale. Infatti potrei anche scriverla, perché seguendo questo ragionamento di ribaltamento e tutto, qual è allora questa funzione? Sarà 1 fratto x più 1, e infatti vediamo che coincidono le due funzioni, quindi tutta questa mostruosità è esattamente questa. Perché riseguiamo il ragionamento andando ad accendere tutte le funzioni. Ok, la funzione originale è questa. Io vado ad anticiparla di 2 secondi, perché se sommo 2 vuol dire che il mio tempo sarà più veloce di 2, e infatti viene disegnata prima. Poi che cosa succede? Voglio ribaltarla rispetto all'asse delle x e quindi scambio. Poi che cosa succede di nuovo? Voglio tardarla, quindi si sposta a destra, e la riscambio. Se tardo e riscambio ottengo questo, ma ottenere questo vuol dire a questo punto, in maniera più semplice, prendimi la funzione originale e ritardala di un solo secondo. E infatti se accendo quest'ultima andrà a sovrapporsi perfettamente su questa qui. E questo conclude il nostro esercizio.